quello è l'aereo della mia prossima destinazione. Ora mi imbarco e ci sono 4 ore e mezzo di volo. Oh mio Dio, 4 ore di volo low cost e con la mascherina che va tenuta qua. Ebbene, una volta atterrato nelle Filippine mi sono diretto verso l'hotel che ho prenotato all'ultimo, come al solito, in una zona che mi sembrava ok. Arrivato all'hotel ho fatto il check-in e ho raggiunto la mia stanza. Vista sul retro con robe losche. E poi il bagno. Beh, direi che poteva andare molto peggio. Questa stanza costa 30 euro a notte. Ok. A few moments later. Madonna che ansia. Questo ho preso McDonald's. Volevo vloggare, ma non avevo il coraggio, giuro. Adesso vi racconto. Ok, allora, spesa totale per panino, patatine e bibita. Bibita in cui mi ha riempito di ghiaccio, quindi non so se proprio ha senso mangiarla, visto che il ghiaccio in questi posti non è il massimo, nonostante sia McDonald's. Ma totale 119 pesos filippini. Volevo dare un'occhiata alla zona, fare un girettino. Porca miseria. Sapete quando finite in quei posti e le vibes sono da film horror, gente che ti guarda, che sputa per terra, che ti chiede qualcosa perché vede che non sei della zona? Non ho avuto il coraggio di tirare fuori la camera. Magari mi faccio solo delle paranoie, però... E in realtà questa cosa non volevo raccontarla, infatti nel video la racconto poco. Ho fatto un reel sul mio Instagram che ho la mesta per raccontarvi tutta questa disavventura, ma è stato nel senso che sono uscito dall'hotel e un tizio mi è subito saltato addosso chiedendomi robe, toccandomi. E quindi ho attraversato la strada spaventato, con macchine, traffico, dei tizi hanno cominciato a urlare da lontano. Ho detto, mio Dio, che cosa sta succedendo? E tra l'altro anche i tizi dell'hotel, le guardie dell'hotel mi hanno detto occhio. Quando stavo uscendo mi hanno detto, are you sure? Sei sicuro? Quindi cammino poi su queste strade con appunto bambini piccoli per la strada. Vi dico che questo è il mio primo impatto, questi sono i miei vlog, i miei racconti. Non sono un viaggiatore provetto, io vi racconto le mie esperienze. Poi chi se ne frega di quello che poi dovrebbe essere o cosa devi dire in questi casi, però è la verità, è quell'esperienza che ho avuto io. E quindi niente, ho trovato sto McDonald's, mi sono lanciato dentro e perché c'era un tizio, il primo tizio mi ha poi continuato a seguire sulla strada. Ho detto, oh, madonna, mi sono nascosto lì dentro, lui se n'è andato dopo un po' perché non è entrato. Nel frattempo ho ordinato da mangiare, non avevano insalate, niente, ho preso un hamburger e poi mi sono assicurato che fosse andato via e sono corso di nuovo praticamente in hotel, riattraversando ste strade. Esperienza forte di primo impatto, poi appunto di notte, da solo, però ecco, non riesco a capire esattamente quanto sia mia suggestione e quanto sia effettivamente una situazione pericolosa, perché magari non lo era davvero, però io l'ho percepita così e quindi di solito cerco di ascoltare le mie percezioni, che non si sa mai. Meglio essere un pelo più prudenti che rischiare quel tanto in più per cui poi ti fai male, no? Ok, torniamo all'episodio. Tra l'altro io sono andato al McDonald's perché volevo un'insalata, no? E basta. E non c'era, non so neanche cosa ho preso. Ah, un hamburger normale. Pensavo di aver preso un hamburger vegetariano, invece no, un mini hamburger, di McDonald's. Veramente cercavo un'insalata, qualcosa di semplice, non ce l'avevano. Qua mangiano molta carne. Primo impatto con le Filippine. Vediamo domani come sarà. Connessione al wifi e mi guardo qualcosina, ma per prima cosa NordVPN. Anche perché posso connettermi all'Italia e continuare a guardare Boris, che qua non è disponibile su Disney Plus, e quindi me la posso continuare. E quando sono in viaggio e sto guardando delle serie che magari non ci sono in tutti i paesi, man mano che ti sposti di paese cambiano le disponibilità e grazie a NordVPN posso risintonizzarmi sul paese d'origine, cioè il nostro, l'Italia, e continuare a guardare la serie che sto guardando. Se no è una tortura. Che poi in realtà i vantaggi di NordVPN non finiscono qua, nel senso che ti permette di restare protetto quando ti connetti a wifi pubblici in giro per il mondo che non sai potrebbero essere wifi fittizi, reti create ad hoc per rubarti i dati, e NordVPN ti protegge criptando i tuoi dati, e tanti altri vantaggi che vi sto raccontando nel corso di questi episodi, e grazie a Nord che supporta tutto il lavoro e tutto questo viaggio che sto facendo. Se vi interessa, nordvpn.com/efrem per accedere a tutti i vantaggi, e passando tramite il mio link avrete sempre l'offerta migliore disponibile sul mercato, e ovviamente i classici 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ora mi godo questa cena e poi collasso, mi faccio una bella dormita. Ci vediamo domani. The next day. Buongiorno Manila. Bella giornata. Andiamo a fare colazione. Beh, il posto sembra beautiful, molto bello. Hash brown, riso. Ho preso del riso, una fetta di pane e della frutta. Un po' a caso, però ci sta. Pensavo che questa fosse una spremuta, invece non capisco, è qualcosa di molto più dolce però.
Ok, recupero la mia roba e andiamo a farci un girettino esplorativo e poi più tardi ho l'aereo per volare in un'altra parte delle Filippine. Questi sono praticamente delle specie di taxi, insomma, che ti portano in giro qua. Sono pazzeschi, fanno un casino infernale. Tra l'altro c'è stato traffico. Guardate quanti ce ne sono. Costantemente. C'è stato un casino stanotte fino alle 4 del mattino, tranquillamente. C'era proprio rumore, tantissimo rumore, costantemente. Una roba che mi dicevo, ma non vanno a dormire. Una roba assurda, infatti ho dormito malino. Andiamo verso il centro, la parte un pochino più tranquilla di Manila. Questa zona qua è la zona un pochino più vecchia, si gira comunque senza problemi, ma è piuttosto, soprattutto vabbè, ieri sera era abbastanza intensa come situazione. Infatti è giusto conoscere i propri limiti quando si viaggia e le cose che hai voglia di fare le fai, le cose che non hai voglia di fare non le fai. E io di andarmene in giro con tutta la mia attrezzatura, tutte le mie robe in questa zona da solo, per quanto magari alcuni di voi stiano pensando ah beh ma che vuoi che sia, sono stati in posti peggiori, sì, però io di correre troppi rischi non ne ho così tanta voglia. Magari poi è super tranquillo, però è sempre giusto ascoltare i propri istinti quando si viaggia, specialmente da soli, specialmente se sei veramente dall'altra parte del mondo e non conosci nessuno. Spostiamoci quindi verso il centro. Come al solito una bella chiacchierata col tassista che mi ha dato un sacco di informazioni rispetto al paese e consigli generali, e mentre chiacchieravo guardavo dal finestrino tutto il paesaggio, che è veramente molto diverso da tutto quello a cui sono stato abituato finora e mi porta a voler esplorare ancora di più le Filippine, ma... Ok, sono appena uscito dall'Uber. Ora perché sono qua nella parte più moderna? Come vedete sembra una città qualsiasi, cioè non sembra quasi nemmeno più le Filippine. Cioè vedete Gucci. Il motivo è che volevo in realtà visitare la parte più vecchia, ma uno vabbè mi hanno consigliato di guardare questo museo che dovrebbe essere bello, con la storia delle Filippine, Alaya Museum, ma soprattutto ho dovuto prendere il volo per andare, spostarmi da qua e andare nella parte delle isole che visiterò prossimamente, che volevo andarci domani in realtà, oggi dedicarlo a visitare le parti principali di Manila, ma il problema è che non ci sono più voli aerei, è tutto strapieno perché è alta stagione e quindi l'unico volo era oggi e anche sul volo di ritorno un sacco di casini, quindi li ho presi tutti e due, però ho il volo alle 14 e ora sono le 10, quindi vado a visitare il museo e poi vediamo un po' se riesco a fare altro, se devo correre in aeroporto, ma mi sa che dovrò poi andare. Purtroppo viaggiando così, prenotando all'ultimo, succedono anche queste cose. Si parte dal quarto piano e poi si scende verso il basso. Bisogna tenere la mascherina. Prezzo della visita 300 pesos filippini. E ora esploriamo questo museo. Questi orecchini totalmente d'oro. Usavano tantissimo l'oro, sia per questioni funebri, per creare artefatti incredibili. 900 a.C. Comunque una cultura molto antica quella filippina. Questa collana interamente d'oro. Anch'io voglio una scatoletta così d'oro. Veniva usato anche per preservare la gerarchia dopo la morte. Quindi ti seppellivano con la maschera d'oro piuttosto che maglie in modalità turista e si parte. Ma quanta precisione! Che spettacolo sta cintura! Altro che dilatatori. Questi invece erano abiti del tempo, bellissimi. Lui è tipo l'antenato degli skateboarder. Guarda che stile! Tutti colori naturali ovviamente, e gli unici che avevano erano il rosso e il nero. E poi vabbè, bianco, semplicemente non colorandolo, ma assurdo. E l'ispirazione per i design arrivava da un sogno o come ispirazione dagli spiriti. Questa è la tecnica. Ovviamente erano i master nel costruire barche, perché senza le barche qua, wow, che spettacolo! Chissà se ci sono ancora dei galeoni di questo tipo che fanno dei giri da qualche parte. Questi luoghi vorrei vederli dal vivo. Questa parte parla di tutta la vita, resti ritrovati di antichissime civiltà, Homo sapiens sapiens, e nelle caverne furono ritrovati un sacco di fossili di persone seppellite. Ovviamente lavoravano l'argilla per creare contenitori, forgiatura dei metalli, terrazzamenti del riso, che ora sono patrimonio dell'UNESCO. Bisognerebbe fare mesi qua, esplorando tutti i luoghi naturali. L'arrivo dei colonizzatori spagnoli, Magellano, l'arrivo dei pirati cinesi, nel 1593 le tracce dei primi libri e manoscritti. Gli spagnoli si insediarono quindi nelle Filippine, ma nel frattempo cominciarono ad arrivare molti cinesi. Quindi nel 1600 gli spagnoli decisero di avvelenare le proprie acque nelle Filippine e uccisero più di 20.000 cinesi. Nella parte più a sud c'erano ancora influenze musulmane e ovviamente gli spagnoli arrivarono a portare il cristianesimo. Durante la guerra dei 7 anni l'Inghilterra dichiarò guerra alla Spagna e questo portò a grandi combattimenti in tutta Europa, ma anche nelle Filippine, dove arrivarono i coloni inglesi.
questa era Manila nel 1762. Poi gli inglesi se ne andarono e il governo spagnolo riproclamò queste terre come sue. Nel 1821 venne aperta la prima scuola d'arte. Gli americani liberarono le Filippine, ma il movimento filippino indipendentista voleva l'indipendenza, con cui gli americani non erano molto d'accordo, e quindi gli americani massacrarono i filippini, almeno questo è quello che c'è scritto qua. Vennero torturati, uccisi in massa e detenuti in campi di concentramento praticamente, dove la fame e le malattie li eliminavano. Che follia! È molto interessante capire la storia di altri paesi che non conosco, che poi man mano nel corso di 10 anni riuscirono finalmente ad avere l'indipendenza nel 1935. I giapponesi attaccano Manila, gli americani la difendono, poi la guerra finisce e le Filippine restano indipendenti, grazie anche all'aiuto degli americani. I musei che ti raccontano la cultura di un luogo sono sempre molto affascinanti e soldi ben spesi. Ora, prima di correre in aeroporto, volevo ancora mangiarmi un boccone. Questo è un centro commerciale che potrebbe essere un classico Macy's, ma ci sono anche c'è una cappella qua dentro. Tutte le robe hanno carne. Prelevato del denaro, 2000 pesos. E ora sono qua alla food court. Vediamo di mangiare qualcosina. 68 pesos per questo bun al chicken asado. Queste sono monete filippine, 20 pesos. Bellissime. Quindi pranzettino al volo e poi andiamo a prenderci l'aereo. Questi li ho presi a New York con Abe, però vuoti. Buono anche ripieno. E questo pane è molto morbido, dolce, e in questo caso ripieno di pollo. Ok, è la mezza. Per l'una siamo in aeroporto e siamo dei signori. Peccato, avrei voluto vederla di più Manila. Torneremo. Tornato in aeroporto. Passo più tempo in aeroporto che nei luoghi. E quindi sono salito su questo aereo ad eliche verso la mia prossima meta, ovvero le isole nelle Filippine. Un po' triste perché avrei voluto passare più tempo a Manila ad esplorare, ma come vi ho già detto prima, questo è semplicemente un viaggio esplorativo per guardarmi un po' intorno. In futuro di sicuro tornerò. Ci vediamo molto presto col prossimo episodio.